Ciao, immagina questa scena. Hai conosciuto una persona qualche settimana fa. Per caso la incontri di nuovo online. Ti guarda, ti stringe la mano, ride. Dopo aver chiacchierato un po', ti sei già dimenticato il suo nome. È come se non vi foste mai incontrati prima. Pensi, sono distratto? Ho difficoltà a ricordare i nomi? No. Non è solo una questione di concentrazione, né è una coincidenza. È l'espressione di un particolare sistema psicologico interno e la dice lunga su di te, più di quanto potresti pensare. Aspetta un attimo. Forse semplicemente non ho sentito il nome. Non avevo comunque intenzione di ricordarlo. Lo chiederò di nuovo se ne avrò bisogno. L'1% delle persone la pensa così. E se sei uno di loro, lo vedrò nei commenti. Ma mettiamo da parte questa reazione e guardiamo la questione da un'altra angolazione. Oggi analizzeremo 6 tratti nascosti delle persone che dimenticano facilmente i nomi. Ti dimostrerò che alla fine di questo video vedrai il tuo modo di pensare sotto una luce completamente diversa. Ti è sempre stato detto: dimenticare i nomi è scortese, è egoista. Non stai ascoltando. Riesaminiamo questa credenza comune. La scienza dice il contrario. La neuropsicologia dice il contrario. Le persone che dimenticano facilmente i nomi hanno spesso un modo di pensare unico, più profondo, più veloce, diverso. Ma c'è un compromesso e lo esploreremo insieme. Se il video vi piace, iscrivetevi al canale. Cominciamo. Fase 1. La mente è altrove, pensante ad altro. Nel libro Pensare, veloce e lento, Daniel Kahneman descrive 2 modalità di pensiero. Una è immediata e basata sull'emozione, mentre l'altra agisce attraverso il ragionamento e l'analisi. Quando il sistema analitico prende il sopravvento, la memoria di lavoro si sovraccarica e i piccoli dettagli, come un nome, vengono dimenticati. A questo punto, l'attenzione di una persona si rivolge verso l'interno, non verso chi la circonda. Incontri qualcuno, ti dice il suo nome. In quel momento, la tua mente è già altrove. Sta analizzando i suoi gesti, la sua energia, il suo sguardo. Ancor prima che abbia finito di parlare, la mente sta già creando un modello della persona, analizzando quali tratti potrebbe avere. Il nome si perde in tutto questo flusso di pensieri. Questo fenomeno è chiamato carico cognitivo. Il cervello sta elaborando molte informazioni contemporaneamente e il nome, l'elemento meno carico emotivamente, è il primo ad essere dimenticato. Non si tratta di egoismo. È il segno di una mente altamente attiva e analitica. Queste persone vedono cose che sfuggono agli altri, ma in cambio dimenticano i nomi. La domanda non è se stai ascoltando, ma quanto bene stai ascoltando. La seconda caratteristica, il filtro emotivo. Nel suo libro The Emotional Brain, Joseph Ledoux ha dimostrato che senza un punto di riferimento emotivo, le informazioni non entrano nella memoria a lungo termine. Il cervello ricorda ciò che prova, non ciò che sente. Sii onesto. Riesci a ricordare il nome di qualcuno che ti ha davvero commosso? E solo il nome della persona che era semplicemente lì è dimenticato. Non è una coincidenza. È così che si costruisce la memoria. L'ippocampo lavora con l'amigdala. Se un'informazione non lascia una traccia emotiva, non viene consolidata nella memoria. Le persone che dimenticano i nomi vivono interiormente in un mondo emotivo intenso, calme in superficie, ma tempestose dentro. E quella tempesta consuma tutto ciò che è in superficie. Un nome senza emozione è solo un suono. Non rimane impresso nella memoria. La terza caratteristica, il pensiero visivo. Nel suo libro The Mind's Eye, Oliver Sacks dimostra che modi diversi di elaborare le informazioni
danno origine a profili cognitivi completamente diversi. Alcune persone pensano per immagini e un nome è solo una parola vuota. Per chi ha una mentalità visiva, un nome è un'astrazione, priva di immagine e colore. Ma un volto è un fatto, una storia, un oggetto vivente che il cervello ricorda all'istante. Pensate a Leonardo da Vinci. Riempiva i suoi taccuini di schizzi prima ancora di aver scritto una sola parola. Artisti, architetti, designer, registi. Tra loro c'è un numero relativamente alto di persone inclini a dimenticare i nomi, perché le loro menti sono sintonizzate su un diverso tipo di informazione. Non si tratta di mancanza di rispetto, è un altro linguaggio della percezione. La quarta caratteristica, il sé distratto. Nel suo libro Wandering Minds, Michael Corballis spiega che la distrazione non è una debolezza, ma un vantaggio evolutivo. Il corpo è qui. La mente, tuttavia, è già altrove. Avete mai parlato con qualcuno che vi guarda e annuisce, ma in realtà non è lì? Non è maleducazione, è una mente che vaga costantemente. Una ricerca di Harvard ha dimostrato che le persone trascorrono circa il 51% del loro tempo a pensare a cose non correlate a ciò che sta accadendo nel presente. Quasi metà della vita è trascorsa altrove e tu non ne fai parte. Ma attenzione, la mente vagante non è un difetto, è un motore fondamentale della creatività e della risoluzione dei problemi. La rete neurale, predefinita, genera idee anche quando sei in silenzio. Il tuo nome diventa la vittima silenziosa del processo creativo di qualcun altro. La quinta caratteristica, un profondo interesse per la sostanza del pensiero. In Quiet, The Power of Introverts, Susan Cain osserva che i pensatori profondi si concentrano sugli aspetti significativi dell'interazione e trascurano le formalità sociali, come i nomi. Sono interessati a chi sei, non a come ti chiami. Il paradosso è questo. Le persone che dimenticano i nomi sono spesso i conversatori più interessanti. Vogliono conoscerti veramente. Cosa pensi della vita e del lavoro? Perché fai ciò che fai? Un nome è un'etichetta e loro non sono interessati a collezionare etichette. Collezionano persone. Questo si chiama interesse per la sostanza. Gli psicologi lo collegano a un punteggio elevato di apertura alle esperienze. Uno dei Big Five, i 5 tratti principali della personalità. Queste persone vedono oltre la superficie e nel momento in cui hai detto il tuo nome, stanno già leggendo la tua anima. La sesta caratteristica, mantenere il carico cognitivo a un livello normale e costante. David Rock spiega nel suo libro Your Brain at Work che, quando il carico cognitivo è elevato, il cervello tende a scartare facilmente le informazioni secondarie e i nomi sono i primi a sparire. La mente di alcune persone non riposa mai, nemmeno di notte. Pianificano, analizzano, rielaborano e prevedono. La loro memoria è come un browser con migliaia di schede aperte. Un nuovo dettaglio, ad esempio il nome di una persona, non riesce a trovare posto nel sistema. Non si tratta di pigrizia, è il sovraccarico di un sistema sovraccarico e iperattivo. Queste persone pensano più velocemente, vedono più e lontano, provano emozioni più profonde, ma dimenticano i nomi. E dove hanno messo il telefono? E cosa stavano per dire 3 secondi fa? Questo non è un difetto, è solo il rovescio della medaglia di un cervello potente. Stai ascoltando tutto questo e qualcosa dentro di te lo riconosce. Forse per anni sei stato arrabbiato con te stesso, pensando di essere distratto, freddo, egoista. Basta. Non sei freddo, sei diverso. Il tuo cervello funziona in un modo che la maggior parte delle persone non capisce. E sì, questo crea tensione,
Ma dietro questa difficoltà c'è un vantaggio: pensare in profondità, mostrare comprensione ed essere presente nei momenti che contano davvero. La domanda non è come ricordare i nomi. La domanda è come accettare te stesso così come sei e imparare a convivere con questo. Questi sono tratti, 6 ritratti di un unico modo di pensare: il vicolo cieco, l'emotivo, il visivo, il vagabondo, il profondo, il sovraccarico. Questa non è una lista di difetti, è una mappa del tuo mondo interiore. Come scrisse Dante, il viaggio più coraggioso è sempre quello interiore. Le persone che hanno cambiato il mondo, scienziati, artisti, filosofi, dimenticavano i nomi perché erano impegnati a costruire dentro di sé ciò che in seguito sarebbe diventato realtà all'esterno. Quindi, la prossima volta che dimentichi il nome di qualcuno, non incolpare te stesso. I nomi si dimenticano in fretta, ma il cervello ricorda ciò che è veramente importante. Scrivi nei commenti: quale di queste 6 qualità vedi maggiormente in te stesso? E condividi questo video con chiunque pensi abbia bisogno di vederlo.